Ciao a tutti ragazzi, siamo finalmente arrivati alla conclusione di questo viaggio. Volevo condividere con voi alcune delle riflessioni riguardanti il mondo del Giappone e un po' tutto il viaggio in generale, anche come è nato. Come è nato? È nato un po' improvvisato perché non era in previsione andare in Giappone già in questo periodo, però si è creata un'ottima occasione riguardo e non potevo sicuramente farmelo sfuggire. Il ragazzo che uno dei due che avete sicuramente visto nelle foto mi ha proposto addirittura l'estate scorsa di intraprendere questo viaggio con lui ed un suo amico. Non ho esitato minimamente ed è nato tutto quello che avete visto fino adesso. Ieri, facendo scalo a Parigi, avevo un po' di ore e volevo tenermi sveglio un po' per il jet lag e non dormire, no? E quindi io insieme ad altri due ragazzi che ho conosciuto nel viaggio, hanno fatto gli stessi voli miei tra l'altro, abbiamo stilato una lista dei pro e dei contro per quanto riguarda il mondo del Giappone, il mondo giapponese, e quindi volevo condividerla con voi, così tanto per tipo iniziamo già dai pro. Dei pro ha inteso anche cosa porterei a casa dal Giappone. Allora, iniziamo subito dai combini. I combini sono dei mini market aperti 24 ore su 24 e vendono cose, cibo e non, veramente molto economiche, e sono veramente una droga. Quando si inizia a frequentare i combini non esci più, veramente non esci più. Poi un'altra cosa che aggiungerei nei pro sono le tessere dei servizi, molto utili. Sono delle tessere tipo bancomat, tu le ricarichi, sono prepagate e le puoi utilizzare sia per i servizi di trasporto ma anche le macchinette per bevande e cibi in generale, e di macchinette a Tokyo, ma in Giappone in generale ce ne sono veramente tante. E inoltre la chiarezza stessa dei servizi. Non ho mai avuto il timore o l'ansia di essere fregato per qualche genere di servizio. Sono sempre stati molto chiari, le spese erano quelle e le spese sono state quelle sin dall'inizio per tutto il viaggio. Per quanto riguarda le metropoli, uno si immagina un'area piuttosto pesante, molto inquinata per via del traffico. In realtà queste metropoli, non so come, sembra esserci un'area piuttosto leggera a differenza delle città che abbiamo qui in Italia. Poi per quanto riguarda il cibo soprattutto è genuino la maggior parte ed è molto economico come anche la tecnologia. Per chi è appassionato lì può fare veramente degli affari d'oro, anche per via dell'IVA che loro hanno molto bassa, intorno penso all'8%. E un'altra cosa molto utile che porterei qui in Italia sono i bagni sempre puliti, molto puliti, e che non hanno nulla a che vedere con i bagni nostri, comunque anche quelli di casa, perché anche quelli fuori sono ultra tecnologici e a parte il primo impatto sono veramente una manna. E poi per quanto riguarda la connessione internet, lì è molto accessibile. Io non l'ho usata spesso, ma i ragazzi del viaggio mi dicevano che è molto accessibile, wifi in giro, basta che ti iscrivi, ma due sciocchezze, ed è utilizzabile. Noi per quanto riguarda il nostro gruppo abbiamo affittato una pocket wifi, penso per 16 giorni abbiamo pagato intorno a 60 euro, da dividere in 3, e ci siamo trovati benissimo. Cazzo, quella macchinetta prendeva dappertutto, cioè veramente molto soddisfatto. Poi ok, il cambio favorevole, molto favorevole, euro-yen ci guadagniamo noi, quindi tutta la vita. E poi i regali, io li giudico un po' i regali come il Japan Rail Pass, che ti permette di girare per tutto il Giappone su questa linea di ferrovie dell'azienda JR, e tra cui anche i Shinkansen, c'è la possibilità di prendere i viaggi dello Shinkansen, e quello veramente per un turista non costa niente, perché
per un giapponese prenotare anche solo un viaggio di sola andata praticamente si avvicina al prezzo dell'abbonamento di una settimana del JR Pass per un turista, quindi quello là sicuramente è un regalo. Un'altra cosa che mi è piaciuta un po' del Nerd è comunque nelle sale giochi la possibilità di giocare online, quindi non solo con il computer ma con un altro ragazzo, un altro player che chissà da quale sala giochi sta giocando. E quella è una cosa carina, sono rimasto colpito da questa cosa. Le zone fumatori, io che non sono un fumatore, cioè sono veramente rimasto colpito da come venivano rinchiusi in queste zone i fumatori e solo lì potevi fumare, cioè neanche per strada, camminando zero, non è possibile. E tutti quanti rispettavano, tutti quanti, non ho mai visto un fumatore che fumava al di fuori di queste zone, quindi thumbs up. La delinquenza quasi assente, forse ho visto una scena l'ultimo giorno di qualche furto così in giro per le strade, ma diciamo che su una città di 16 milioni di persone ci sta, quindi diciamo che è quasi assente. E poi per quanto riguarda l'ultimo punto positivo è la gestione delle folle. Io che ho avuto una brutta esperienza a Torino l'anno scorso, la gestione delle folle veramente mi ha colpito un sacco, anche perché era veramente tutto molto ordinato e tutti quanti rispettavano la fila, nessuno diceva lamentandosi per qualsiasi genere di cose, quindi veramente molto figo. E poi arriviamo ai contro, quello che veramente non sono riuscito a digerire è che pochi negozi, poche attività accettavano la carta. Sembra quasi un paradosso, ma per una città tecnologica per un paese tecnologico come il Giappone, poche attività appunto accettavano la carta. Questo mi sembra anche un po' strano, magari sono stato sfortunato io e i miei amici, abbiamo beccato tutti i posti in cui non si poteva utilizzare la carta, però comunque la metto nei contro. Poi un'esagerazione per quanto riguarda i semafori pedonali, perché veramente anche per fare 2 metri per attraversare la strada c'era un semaforo pedonale e inspiegabilmente inspiegabilmente tutti quanti rispettavano il semaforo. Poi arrivava lo stronzo che ero io e passavo col rosso dando il cattivo esempio, però veramente alcuni erano veramente molto esagerati. E poi aggiungerei anche l'assenza dei cestini, anche se in parte, perché comunque l'assenza dei cestini è nata per via dell'attentato che fece la mafia non so quanti anni fa a Tokyo stesso, se non sbaglio, un attentato che appunto partiva da tutti i cestini della città e da quel giorno hanno eliminato tutti i cestini. Nonostante ciò comunque la città è sempre pulitissima. Più o meno adesso io e i miei amici ci siamo arrangiati portando delle buste, portandoci la spazzatura in queste buste fino alla fine della giornata per poi buttarle in un ostello o magari in qualche attività dove erano presenti appunto dei cestini. Che poi a proposito di buste, una cosa che veramente non mi è piaciuta sono appunto le buste di plastica. Loro per qualsiasi acquisto nei combini, nelle attività, nei negozi ti danno buste di plastica, ma veramente, cioè io penso che in 12 giorni avremo collezionato dozzine di buste di plastica. Noi che qui siamo abituati ormai a più o meno ad arrangiarci in modo diverso, sono veramente rimasto deluso da questa cosa. Poi per quanto riguarda gli alloggi, quelli che abbiamo scelto noi erano alcuni discutibili, alcuni belli, e soprattutto quello di Tokyo, però avevano tutti una cosa che condividevano, ed era appunto gli spifferi d'aria che entravano dalle finestre. E sembra veramente strana questa cosa, perché comunque cioè, tu vedi tutto perfetto, tecnologico, i bagni dell'era moderna che qui non vedremo che per chissà quanti anni, e poi cadono in queste sciocchezze, ma veramente che poi
Sciocchezze fino a un certo punto, perché alla fine dormivi col freddo, del freddo, cioè io poi addirittura avevo il letto che con la finestra dietro e avevo tutto il corpo che morivo di caldo e la testa che si congelava, insomma. E un'altra cosa che non mi è piaciuta sono i prize games e i pachinko. I prize games sono praticamente i ganci, cioè tu paghi e devi prendere il peluche con il gancio, l'action figure, ce ne sono veramente tantissime e tantissime persone appunto sono qui che passano la giornata davanti a questi prize games e ai pachinko, che sono le slot machine. Sì, le slot machine sono praticamente nelle sale giochi che sono a piani e tu entri dentro e perdi la cognizione del tempo, un po' come ce l'abbiamo qui le slot, ma lì addirittura forse è un po' peggio. E vedendo le persone che erano lì di fronte e giocavano a queste cose, insomma un po' mi ha reso un po' triste, anche perché non è che fai una partita e poi vai via. Quelle persone lì, e sono veramente tante lì in Giappone, passano ore e ore e ore e ore davanti a queste macchinette. E poi le musichette delle stazioni che io proprio non ho sopportato sin dal primo giorno, ed era un continuo jingle, cioè tipo un jingle ogni 2 secondi, cioè roba da sclero, veramente da sclero. E quindi quello sicuramente non lo porterei in Italia. Sono contento delle nostre stazioni sotto questo punto di vista. E concludendo, quindi insomma, io ho condiviso questo viaggio con 2 persone quasi sconosciute. Una soprattutto, che è l'amico del mio collega che mi ha appunto proposto questo viaggio, ma anche il mio collega stesso, lui è stato un conoscente negli ultimi mesi, quindi ho veramente imparato a conoscere due grandi persone come loro. Sì, dai, siamo veramente diventati, si può dire, veramente diventati amici. Prima non lo eravamo, adesso sì. Si è creato veramente un bel legame in questi ultimi giorni insieme, che magari, che ne so, nonostante la lontananza qui in Italia, spero di portare avanti, insomma. E sì, sono veramente molto contento sotto questo punto di vista, perché questa era un'incognita ed era un po' un azzardo condividere un viaggio con 2 persone che non conoscevo, insomma. Concludo qui dicendo che non so se ci ritornerei, sicuramente non a breve, magari in un futuro, magari in un contesto diverso, però sono veramente molto soddisfatto del viaggio, veramente, io lo consiglio a tutti e spero di avervi reso un po' partecipi di questi ultimi giorni con tutto quello che ho postato fino adesso, spammandovi le vostre bacheche su Facebook. E quindi niente, vi saluto e al prossimo viaggio.